Ciao ragazzi, visto che vi è piaciuto tanto il video dove ho cotto la pasta sfoglia in padella, oggi la rifacciamo. Questa tecnica è utile perché a volte nelle case vacanze, almeno a me è capitato tante volte, di non trovare il forno, oppure ad agosto che fa tantissimo caldo, abbiamo voglia di una torta salata o anche di un dolcetto, possiamo farlo utilizzando una semplice padella antiaderente. Adesso vi porto qua il tagliere con me perché è particolare questa ricetta, ma è semplicissima. Avvicino la telecamera e vi faccio vedere. Ecco qua, ho srotolato la sfoglia, adesso la vado a arrotolare, stringendo bene. Ok. E vado a dividerla a metà precisa, quindi prima faccio così, taglio ed ecco che ho un bel rotolo di sfoglia. Adesso lo vado a schiacciare in questo modo, ecco, 2 panettini di sfoglia. Sporco la sfoglia con la farina e con un mattarello vado a tirare. Il primo cerchio è pronto e misura 25. Adesso questo lo metto da parte e faccio la stessa cosa con questo panetto qua. Potete preparare questa ricetta anche con la pasta brisée oppure con l'impasto per la pizza. Una zucchina non grandissima, la andremo a grattugiare. Un pizzico di sale. Qui ho 100 g di mozzarella per pizza grattugiata, è importante che sia quella per pizza perché non è acquosa. Vado a mescolare un pochino la zucchina e la strizzo per benino. E mettiamole all'interno della ciotola con la mozzarella. Un po' di pepe, un filo d'olio e mescoliamo. Uno dei cerchi è venuto un pochino più piccolo, ma non fa niente, va benissimo, uguale. Adesso vado a farcire. L'ordine degli ingredienti è importante perché vado a mettere prima il prosciutto cotto in modo che non fa bagnare la pasta sfoglia. Aggiungiamo sopra il ripieno di mozzarella e zucchina. Prendiamo l'altro disco di sfoglia che abbiamo steso, copriamo in questo modo, chiudiamo bene bene, fate un po' di pressione perché bisogna chiudere proprio bene bene bene. Facciamo un piccolo taglietto qui, così. Allora, ho fatto un piccolo taglietto qui, come avete visto, e adesso andremo a chiudere arrotolando così,
arrotolando e pizzicando, arrotolando e pizzicando. Qui cerco di fare un pochino più a punta. Dobbiamo cercare di dare la forma di un cuore. Tutto qui per dare ancora meglio la forma del cuore. Circa un cucchiaino di strato di pomodoro, un cucchiaio più o meno d'olio, mescoliamo e spennelliamo al centro, così. Metto sulla padella, appoggio all'interno il mio cuore di sfoglia, ritagliamo l'eccesso di carta, abbasso la fiamma al minimo, mi raccomando, copriamo e facciamo cuocere. Ecco qua ragazzi, sono passati 25 minuti di cottura e ogni tanto ho girato la padella in questo modo, in modo da farla cuocere omogeneamente, ma proprio 2-3 volte, non di più. Ora che sono passati 25 minuti vado ad aprire e tolgo velocemente il coperchio per non far cadere queste goccioline d'acqua che si sono formate sopra la pasta, quindi così. Ripassare con il pomodoro qui, perché l'impasto, come potete vedere, si è allargato. Adesso la passo in forno giusto per far fare una crosticina e la ripasso giusto per far fare una doratura ai bordi. Poi il risultato finale. Se volete una cottura più veloce utilizzate il forno, io però ci tenevo a farvi vedere che si può fare anche in padella, perché magari d'estate torna utile. Ora la taglio. Solo un altro pezzettino, prometto.